Ciao amici, buonasera a tutti. Guardate cosa ho qua. Funghi porcini. Oggi si vola. Li sposo con una spigola. Eccola qua. Quindi proprio due pezzi da 90, uno del mare e uno delle montagne. Una ricetta semplicissima ma veramente gustosissima. Pochissimi ingredienti di contorno, una patata che fa sempre volume, poi amalgama i sapori, un po' di prezzemolo, aglio e timo. Stop! Vi consiglio di seguire la ricetta, farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Io intanto comincio la preparazione di tutti gli ingredienti. Oh, vabbè, stravanati, bellissimi. E questa pure stravanata, la regina del mare, la spigola. Guardate un po' che bella che è. Adesso trito il prezzemolo. La grana del prezzemolo in questo caso non è fondamentale, però una media grana che mi servirà poi per condire il pesce è più che sufficiente. E metto via da parte. Adesso sbuccio l'aglio, uno o due spicchi, dipende un po' dalla grandezza dello spicchio dell'aglio. Diciamo che in questo caso uno spicchio è abbastanza grandetto, quindi è più che sufficiente. Ora, per sbucciarlo meglio, spesso e volentieri do un colpetto, così viene via bene la buccia. Non sempre è necessario togliere la buccia all'aglio, però in questo caso lo faccio. Poi pelo questa patata che mi serve per contornare il tutto, in quanto spesso e volentieri la uso nelle ricette perché ha la particolarità, oltre che aumentare il volume come una volta appunto si faceva, perché si utilizzavano le patate in mezzo alle pietanze per una questione economica, perché aumentavano il volume della pietanza, ma poi soprattutto perché la patata ha la particolarità di assorbire i sapori, e quindi in questo caso con il fungo porcino e la spigola riesce ad amalgamare i due sapori e a prenderli essa stessa. Quindi si può considerare un ottimo allungamento in quantità del piatto. Bene, messe da parte anche le patate che ho tagliato a cubetti grossolani, come avete visto, adesso mi dedico alla pulizia dei porcini. La prima cosa da fare nella pulizia dei funghi in generale è rimuovere il più possibile il terriccio che hanno, e questo lo faccio in questo caso con un coltellino. Così, in questo modo, pian piano, raschio per bene, e a volte anche tagliuzzo un po', soprattutto il gambo, che è quello più esposto al terriccio. Si può fare anche con un pennellino, con una spazzolina delicata proprio per funghi. Si leva anche dal cappello, e quindi questa è la prima fase. Poi per un'ulteriore pulizia io do anche una sciacquata sotto l'acqua molto veloce. Qua è una questione di idee. Molti dicono che non si devono lavare i funghi, si devono lasciare così. Io personalmente li lavo, ho sempre fatto così e continuerò a farlo molto velocemente. Sotto acqua fresca con rapidità. Consideriamo sempre che i funghi nascono dopo che piove e a volte l'acqua la prendono, quindi non penso che l'acqua possa far male. Guardate un po' che belli questi, sono asciutti, bellissimi, dopo che sono stati anche lavati. Guardate un po', non ha intaccato niente. Ecco qua la spigola, l'ho già pulita, squamata e viscerata, e ho lasciato all'interno le uova che avevo trovato, perché queste sono ottime, sono buonissime da mangiare, quindi cuoceranno assieme alla spigola e inevitabilmente sarà il mio boccone preferito. Ecco qua, adesso una bella padella capiente per far stare appunto la spigola all'interno, lo spicchio d'aglio, in olio extravergine d'oliva, e incomincio a versare le patate per farle rosolare appena, in modo da prendere quel gustino importante. Dopo qualche secondo butto anche i funghi, un'altra rosolata assieme, così si insaporiscono anche loro, un po' di pepe, un po' di sale, questo a piacere. Ecco qua, e adesso metto anche un po' di prezzemolo tritato, quindi faccio una bella padellata inizialmente di patate e funghi porcini. Sfumo con un po' di vino bianco per abbassare anche la temperatura. Non sono altissime temperature, però
questo serve, il vino bianco, a far sì che sgrassi un po' la padella. Ora aggiungo mezzo bicchiere d'acqua e poi copro per portare a cottura funghi e patate. Diciamo una precottura, perché consideriamo sempre che poi dovrà cuocere anche il pesce all'interno. Una controllata per vedere se procede tutto per il meglio. In questo caso necessita ancora di un goccino d'acqua e quindi coprendo finisco di portare avanti la loro cottura, diciamo per 15-18 minuti. Più o meno l'indicazione è quella. Utilizzo sempre delle patate a pasta compatta, quindi che non devono sfarinarsi, perché anche se passa un po' di cottura deve sempre rimanere integra, quindi non deve essere una patata che sfarini, ma di quelle compatte, possibilmente a pasta gialla. Ecco qua, adesso metto la spigola all'interno della padella, adesso la giro un po' più a vantaggio di telecamera, ecco qua. Adesso procedo al condimento. Guardate le uova sistemate per bene, quindi un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale, questo sempre a vostra discrezione, sale e pepe, io comunque un po' lo metto, e un po' di prezzemolino tritato sopra. Ecco qua. Adesso il timo, dei ramettini di timo fresco sopra, che danno un gustino veramente importante a questa ricetta. Sempre erbe aromatiche nostre, quindi possibilmente fresche, sono facili da coltivare e quindi si possono tenere in casa. Una goccina di vino bianco sopra e poi comincio la cottura. Aggiungo anche un po' d'acqua perché mi servono i vapori per poter cucinare il pesce. Copro e attendo qualche secondo, diciamo un minutino. Dopodiché do una controllata per vedere che non si attacchi il pesce sul fondo. In questo caso poggia benissimo, quindi non si è attaccato e posso procedere. Quindi copro per questo pesce che pesava sui 700 grammi. Adesso dopo 4 minuti e mezzo, 5, vedete che l'occhio è diventato bianco, quindi la parte di sotto è praticamente già cotta. Do una girata, in questo caso guardate un po', perfetto. Adesso procedo con ulteriore condimento, rimetto il timo sopra, i ramettini, ancora un pizzichino di sale, ancora un po' di pepe e poi un po' di prezzemolino tritato. Ecco qua. Ora, una volta condito anche dall'altra parte il pesce, prendo la parte del fondo, quindi un po' di patate, un po' di funghi, e bagno sopra. E quindi quasi lo copro con i funghi porcini e le patate, in questo modo, così si insaporisce per bene. Continuo la cottura per altri 3 minuti, quindi non deve essere troppo cotto poi il pesce, deve andare in uniformità di cottura tra patate e pesce. E quindi direi che ci siamo quasi. Comunque facciamo la prova. Prendo un coltellino, lo metto proprio al centro della parte più alta del pesce, della lisca, vedo se la temperatura c'è e quindi diciamo che ci siamo. Do un'ulteriore sfiamata, copro e lascio riposare per qualche altro minuto. Non troppo però, perché il pesce non va cotto moltissimo, deve rimanere sempre morbido. Guardate lo spettacolo. Questo è il risultato finale, da mangiare con gli occhi. È una ricetta veramente semplice, ma di effetto. Ecco qua, avete visto il piatto, o meglio la padella finita, adesso preparo un piattino per l'assaggio. Guardate che meraviglia, profumi spaventosamente stravanati.
No, vabbè. Cosa vi devo dire? Lo sapete già. È stravanagua. È stravanagua. No, è pazzesco. Pazzesco. Anche la patata sa di fungo porcino. Con la spigola è spaventosa. Da paura. Alla prossima ricetta. No, questa cosa no. Non fare.